che dovete avere sono, nel caso in cui voleste realizzarlo come il mio, tre colori di filato. Io ho utilizzato gli amigurumi cotton, che sono un 50% cotone e 50% acrilico, se non vado errato. No, 60 cotone e 40 acrilico, scusatemi. È un filato stupendo da lavorare col numero 3, ma io adopererò il numero 3,5. Per i filati vi lascio il link proprio in descrizione e come primo messaggio, ok? Così almeno se volete li ritrovate. Sono prodotti della Ice Yarn. Allora, ciò che andremo a fare è questo: partire con un lato, fare il nostro angolo, fare la nostra ascella e ritornare su nell'altro lato, ok? In modo semplicissimo. Adesso andiamo subito a vedere. Quando andremo a piegare il tutto, ecco, qui sto facendo anche una scollatura, avremo la nostra metà cardigan oppure metà gilet o metà canotta o maglietta, a seconda di come lo vorremo poi completare. Ok? Quindi procediamo, vedrete che sarà facilissimo e mi piace tantissimo. Per la quantità di filato che vi occorre, lo vedremo poi alla fine, magari ve lo faccio scorrere qui quando l'ho terminato. Per fare la prima parte, dove adesso mi fermerò e vedremo insieme come fare, la prima parte sono arrivata ad usare, vedete, questo è un gomitolo, quindi praticamente dentro ci sono 160 metri in 50 grammi e mi è rimasto questo del jeans, color jeans. Per quanto riguarda il bianco, ovviamente ne ho utilizzato una piccola parte, e del verde, che avevo il gomitolino piccolo degli amigurumi cotton, molto meno, proprio perché c'è solo una riga di verde. Quindi vedete voi, in base ai colori che avete, al filato che avete, questo ve lo straconsiglio perché è di una morbidezza incredibile, cioè quando è realizzato vi piacerà proprio indossarlo. Allora, quello che andiamo a fare adesso è una cosa molto molto semplice. Prendiamo il colore di base, per me è il jeans, color jeans, e l'uncinetto che decidiamo di utilizzare. Io ho deciso l'uncinetto del 3,5, ok? Però per fare il bordo utilizzerò, per fare, scusatemi, la catenella di base, utilizzerò l'uncinetto numero 4, così evita di tirare. Solo per la catenella non occorre fare calcoli, quindi che cosa faremo? Intanto andiamo a fare una serie di catenelle, quindi quante catenelle? Fatene abbastanza, poi dopo le disferemo, però iniziate a fare una serie di catenelle senza multipli, ok? Non vi preoccupate di questo. L'importante è che ne fate abbastanza, cioè deve essere una lunghezza tale da riuscire a arrivare dalla spalla alla schiena, ok? Cioè, scusami, dalla spalla alla schiena non mi sembra molto. Aspetta che ti faccio vedere. Fai una catenella abbondante che abbia questo, cioè praticamente che arrivi, che parta dalla spalla e scenda giù fino all'ascella, poi oltrepassi l'ascella e salga alla spalla opposta. Dobbiamo fare una U, ok? Una U che passa da dietro, poi sotto l'ascella e passa davanti. Quindi tu fai semplicemente una serie di catenelle più abbondanti, ok? Ma molto più abbondanti, in modo tale che ci stiamo dentro e poi dopo basterà disfare, ok? Ecco, solo per farti vedere, io per esempio ne ho fatte 95, ovviamente sono abbondantissime, ok? Ma non importa, ne ho fatte 95
così ne ho a sufficienza e posso disfare la parte che non mi serve. Come procediamo? Lasciando l'uncinetto numero 4 e prendendo l'uncinetto numero 3,5. Bene, allora tieni fermo l'ultimo. Sì, pronto? L'ultima catenella e fai 3 catenelle, ok? Quindi come vedi adesso ne hai 1, 2, 3 e quella che stai tenendo è la quarta. Nella quarta vai a fare altre 2 maglie alte, perché quella che è la catenella praticamente equivale alla prima maglia alta. Ok, e qui abbiamo fatto il primo gruppo da 3. Ora salta 1, 2 e 3. Vedi? Vai nella terza, 1, 2, nella terza, entri e fai 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Salta 1, 2 e 3 e fai un altro gruppetto da 3. 2 e 3. Ok, saltane altre 3, 1, 2 e 3 e fai un altro gruppetto da 3. Ok, vai avanti in questo modo, quindi facendo questi gruppetti da 3, saltando 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 in questo modo, fino ad arrivare a toccare la parte sopra la spalla, la parte sotto, cioè dove tu decidi, la parte sotto l'ascella. Quindi praticamente devi prendere la misura della tua manica, perché di questo stiamo parlando. Adesso te lo spiego meglio. In poche parole, quello che stiamo facendo, quello che ti chiedo di fare è questo. Stiamo partendo da qui, da questa parte qui, e stiamo scendendo fino ad arrivare alla nostra ascella, ok? Per fare il nostro scalfo. Qui. Quindi praticamente io, avendolo già fatto, so già che devo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gruppetti da 3. 13 per quanto riguarda me. Per questi 13 gruppetti mi danno, facendo questi 13 gruppetti, mi danno un'ampiezza di circa 20 centimetri, non tirare però, ok, circa 19 centimetri, ok. Quindi quello che ti chiedo di fare è questo, cioè siamo sulla spalla, arriva fino a toccare l'esterno della nostra ascella, perché questa è la parte interna dell'ascella, e poi ritorneremo su, ok? Quindi siamo qui. Come vedi, io sono arrivata all'ampiezza che mi interessa, che è poi questa. Quindi praticamente dalla spalla fino all'inizio della mia ascella, ok? Per fare lo scalfo. E adesso facciamo un angolino. Quindi io ho fatto i miei 13 tris di maglie alte e adesso vado a fare il mio angolo. In che modo? Allora salto sempre 1, 2 e 3, nella terza entro, ok, e vado a fare come al solito un tris, quindi 2 e 3 maglie alte, però ora faccio 2 catenelle
e rientro nello stesso spazio, quindi faccio 1, 2 e 3 e qui abbiamo fatto il nostro angolo. Quindi sono 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte nella stessa catenella di base. Ok, qui ne ho 13 gruppi da 3. Ora devo fare il sotto ascella. Quanto ti serve come larghezza? Lo sceglierai tu. Io ho scelto questa larghezza, quindi ho fatto soltanto 2 gruppi da 3 e mi danno, ora te lo dico, mi danno, tenendolo morbido, circa 4 centimetri, che sono abbondanti, direi che vanno bene per tutti. Quindi 4 centimetri, poi dipende dal filato ovviamente. E quindi io cosa faccio? Continuo 1, 2 e 3 e vado a fare il mio primo gruppo sotto l'ascella da 3 maglie alte ovviamente. Ok, mi sposto di 1, 2 e nella terza entro e faccio la mia seconda, terza, sì, seconda, terza, quarta, andiamo a fare il secondo tris e dopo aver fatto il secondo tris, per quanto mi riguarda, ma voi se lo volete più ampio il sottoascella, semplicemente andate, fate un altro tris e così vi rimane più ampio, ok? Ecco perché dico che va bene anche per una bambina, perché basta fare meno tris, ok? Quindi meno coppie da 3, meno tris, e magari sotto l'ascella potete fare subito i 2 angoli in modo tale che se ovviamente una bambina ha un'ascella piccolina, quindi potete modificarlo in base al modello che dovete fare, ok? Alla misura o alla taglia che dovete realizzare. Adesso cosa faccio? Io sono arrivata alla mia ampiezza del sottoscella e quindi semplicemente vado a fare un altro angolo. Quindi salto 1, 2, 3, 3 catenelle e vado a farmi il mio angolo, che è composto da 3 maglie alte, quindi un tris, 2 catenelle di separazione e nella stessa catenella vado a fare un altro tris, quindi 1, 2 e 3. Ok, e così abbiamo fatto i 2 angoli. Qui abbiamo la nostra ascella. Adesso non devo far altro che copiare il mio secondo lato, quindi io ho fatto 13 tris e faccio la stessa cosa sull'altro lato. Come vedete io ho a sufficienza catenelle e quindi anzi ne ho in abbondanza, disferò quello che non mi serve, ma questo è un modo per non contare, ecco, per non fare multipli. Allora, quindi siamo qui, andiamo a vedere bene questo, lo calcoliamo 1, 2 nella terza, andiamo a fare il nostro primo tris dell'altro lato. Ok, ora vi spostate di 1, 2, 1, 2 e 3, andiamo a fare un altro tris. E 3 e continua così, salta 1, 2 e 3 e nella terza entri e vai a fare un altro tris e procedi così fino ad arrivare ai tris che hai dalla parte opposta, che hai già fatto, che per te andavano bene come lunghezza del tuo scalfo, ok? Procedo con le mie sono 13, procedo con le mie 13 e ritorno. Come vedi
sono arrivata a fare le altre 13, quindi adesso abbiamo una catenella esagerata che adesso andiamo a chiudere. Abbiamo il primo lato, diciamo lato avanti, lato dietro e il nostro sottoascella. Ovviamente qui è la manica, ok? Stiamo parlando della nostra manica. Questo è il foro della nostra manica. Detto questo, adesso vi faccio vedere come disfare la catenella in eccesso e avete visto come farlo senza contare e senza multipli, quindi questo va benissimo, come detto all'inizio, anche per le amiche principianti. Allora, andiamo a fermare qui innanzitutto e poi sciogliamo la nostra catenella, quella in eccesso. Vedi? Prendi praticamente questa parte che di colpo non era questa ma era l'altra, questa, vedi? Questa solina la prendi e la tiri, disfi praticamente le catenelle. Io ne avevo parecchie, ok? Quando l'hai disfatto, adesso disfo perché ne avevo proprio tante, quando l'hai disfatto ti faccio vedere, quando arrivo qui devi fare attenzione a una cosa, aspettami. Comunque è sempre meglio fare più catenelle per usare questo metodo semplificato, è meglio farne di più e poi avere un pochino di pazienza a disfare quelle che non ti servono. Ecco, quando arrivi all'ultima non disfare anche l'ultima, ma bensì chiudila, ok? In questo modo qua. Ok? Perché se disfi troppo vai troppo a ridosso della maglia, quindi arrivi all'ultima o la penultima catenella, chiudila, basta semplicemente stringere, tirare e lei si chiuderà. Adesso qui ho una codina troppo lunga, se per te è anche così la tagli in modo tale da lasciare quei 15 centimetri che ti servono poi per nascondere il filo con l'ago. Bene, fatto questo dobbiamo ricominciare e ripartire dal secondo giro. Io penso che per le amiche invece esperte vi è bastato farvi partire per poi andare avanti. Io invece proseguo ovviamente per le amiche che iniziano da poco e quindi si riparte col secondo giro in questo modo. Siamo sul gruppo da 3, sul tris. Tira su 3 catenelle, scusami, una catenella e gira il tuo lavoro e mi fai altre 2 catenelle, 1 e 2. Per essere sicuri di puntare poi l'uncinetto sul punto giusto, potresti con una spilla da balia o un segnapunto come questo inserire nella terza catenella che abbiamo appena fatto. Ok, questa è la maglia alta, queste 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta. Ora andiamo nello spazio e andiamo a fare le 3 maglie alte. Oramai sono tutti gruppi da 3, le nostre, tranne l'inizio di alcuni giri. Ok, ti sposti, non faccio catenelle tra un gruppo da 3 e l'altro. Ti sposti nel foro seguente e vai a fare 3 maglie alte. Nello spazio seguente entri e vai a fare 3 maglie alte. Idem, nello spazio seguente fai 3 maglie alte. Ok, continua a fare 3 maglie alte per ogni spazio che troverai fino ad arrivare all'angolo, che ti ricordo essere quello doppio, ok? Ok, quando hai fatto l'ultimo tris,
vedi, non hai più spazi, quindi entri direttamente nell'angolo, quello doppio, entri nello spazio delle 2 catenelle e fai la stessa cosa, quindi non cambia molto, devi fare un tris, quindi sono 3 maglie alte, 2 catenelle, copi quello che hai sotto, entri nello stesso spazio e fai un altro tris, quindi 1, 2 e 3, tutto nello stesso spazio, così. Adesso ti sposti tra un tris e l'altro nello spazio e andiamo a fare un altro tris, 2 e 3, ti sposti e farai un altro tris, ti sposti nel prossimo spazio e fai un tris. Ok, entra nell'angolo e facciamo come abbiamo fatto col primo angolo, quindi fai 3 maglie alte, 2 catenelle, rientra e fai 3 maglie alte. Ok, adesso ti sposti nel lato opposto e fai semplicemente la stessa cosa, quindi in ogni spazio mi farai 3 maglie alte e vai avanti così fino alla fine. Quando arrivi a questo punto aspettami che ti mostro come finire il giro. Sono arrivata a lavorare l'ultimo spazio e adesso mi ritrovo con questo gruppo da 3. Io andrò nella 1, 2, nella terza maglia alta che è composta da 3 catenelle, entro proprio in testa, quindi conta 1, 2 e 3. Qui entra in testa, prendi il filo e fai la maglia alta. Ok? Ora fai 3 catenelle, una catenella, gira il lavoro e mi fai altre 2 catenelle, 1 e 2. Anche qui ti consiglierei, io normalmente non lo metto, però metterlo è anche una furbata perché poi ti ritrovi nel punto giusto, no? Ok. E qui abbiamo fatto le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta ed è proprio sopra la catenella, vedi questa maglia alta, è proprio sopra la maglia alta. Io adesso devo fare però un tris, quindi questa mi vale una maglia alta, entro nello spazio e faccio altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Quindi una volta partiamo, vedi? Una volta partiamo con un tris, una volta con una maglia alta e poi di nuovo il tris, quindi si alternano il tris, maglia alta, tris e maglia alta. Così le hai viste tutte. Ora, come abbiamo già fatto nei primi 2 giri, mi devi fare tutti i tris, in ogni spazio mi farai un tris. Ok? In ogni spazio, qui non cambia. Quindi ti aspetto nell'angolo che ti faccio vedere ancora una volta come fare. Ok, quando hai fatto tutto il lato, ti ritrovi con l'angolo, quindi come al solito te lo faccio ancora rivedere, entri nell'angolo e fai le 3 maglie alte, però essendo un angolo ti ci vanno 2 catenelle di separazione e un altro tris nello stesso spazio. 1, 2 e 3 e hai formato il tuo angolo. Facendo in questo modo, come sicuramente avrai notato, ovviamente si allargherà il nostro lato, si allarga tutto, tutta la nostra parte e stiamo lavorando intorno alla nostra spalla
per arrivare verso la metà del nostro corpo. Ok, quindi continua a lavorare in ogni spazio un tris, quindi 3 maglie alte nello stesso spazio. Quando arrivi nell'angolo mi fai l'angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, un tris in ogni spazio fino ad arrivare alla fine dove mi ritroverai. E finiamo il nostro giro. Vedi, qui hai fatto l'ultimo tris, devi fare un tris qui dentro, farai 2 maglie alte all'interno dello spazio, ma ce ne servono 3 e la terza va dove abbiamo messo il segnapunto, quindi in cima alle 3 catenelle che abbiamo fatto, che sostituivano la nostra maglia alta. Ok? Vedi? Quindi 3, 1, 3. E ripartirai di nuovo con una catenella, giri il lavoro. Adesso vedi, sotto ne hai 3, quindi devi fare solo una maglia alta, ma devi partire con 3 catenelle perché non puoi fare la maglia alta. Quindi abbiamo una catenella, l'abbiamo fatta, 2 e 3. E poi salti nello spazio successivo e fai le 3 maglie alte. Ma prima di continuare metti il segnapunto nella terza catenella d'inizio, così da darti sempre l'idea su come dovrai ripartire, su dove, scusami, devi ripartire o devi finire il giro, ok? Ti conviene metterlo. È un consiglio, poi vedi tu se adottarlo o meno. Ok, adesso procedi facendo tutto il giro come oramai sai fare, quindi un tris per ogni spazio che tu vedi e 2 tris nell'angolo con 2 catenelle in mezzo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte nello stesso spazio. Seguiamo con il nostro angolino, ok? Andiamo avanti così e quando finisco il giro ti faccio vedere la fine anche di questo giro, più che altro per darti una mano come inizio e fine del giro. Ok, sono andata un po' avanti, tanto i giri sono tutti uguali, però ti faccio vedere, come detto, ancora una volta come finire quando sotto hai il tris, ok? Quindi vai sulla prima delle 3 catenelle, adesso io non ho messo il segnapunto, però fai finta che qui ci fosse il segnapunto, vai sulla testa delle prime 3 catenelle e fai la maglia alta e così hai chiuso il tuo giro. Devi procedere, abbiamo quindi finito con una maglia alta, iniziato con una maglia alta o 3 catenelle e poi la sostituta, e rifacciamo di nuovo il giro, quindi gira, più che altro è qui, no? Dove potresti avere dei problemi. Abbiamo fatto una catenella, ne fai altre 2, sulla terza metterai il tuo segnapunto così da essere sicura di ricordarti dove mettere l'uncinetto, ok, e poi entri nello spazio, vedi qui ce n'è una sola, entri nello spazio e fai altre 2 maglie alte, una e una, 2. Ecco, scusami, allora sono troppo vicina. Ok, adesso dovresti vedermi bene senza dondolare. Ok, e quindi procedi e vai avanti in questo modo, quindi oramai hai capito come iniziare il giro sia con le 3 maglie alte sia con la maglia alta, ok? Quindi è semplicemente una volta inizi con una maglia alta o 3 catenelle, l'altra volta con 3 maglie alte o 3 catenelle e 2 maglie alte, ok? Quindi i giri di andata, di inizio e partenza oramai li conosci, se non ti ricordi torna indietro. Cosa ho fatto io? Adesso vado avanti per altri, dunque 1, 2, 3, 4, 5 giri li ho fatti color jeans, poi un giro l'ho fatto bianco, uno verde acido e un
giro bianco. Ovviamente dipende dalla tua fantasia, lo puoi fare anche a tinta unita, ok? Quindi io per ora ho solo 2 giri, adesso vado a fare altri, quanti giri ho detto? 1, 2, 3, 4, 5, quindi vado a fare altri 3 giri e poi cambiamo il filo insieme. Ma non solo, perché non solo cambieremo il filo, ti faccio vedere, se vuoi farlo, ti faccio vedere come fare la scollatura sulla parte davanti, in modo tale che non venga chiuso, ok? Come il dietro, vedi? Dietro sono andata dritto, davanti invece ho fatto la scollatura. Quindi faccio i miei 1, 2, 3, 4 giri, meno male che l'ho ricontrollato insieme a te, 1, 2, 3, 4 giri, e poi sul quinto giro ci ritroviamo, perché è sul quinto giro che poi io ho iniziato a fare la scollatura. Come fai a sapere quando è il momento di fare la scollatura? Semplicissimo. Questa io ho deciso che sarà la mia spalla. Ok, l'ho provata, vedi? Aspetta che ti... Ok. Togliamo questo sotto perché altrimenti ti confonde. L'ho provato su di me e ho visto che qui copriva bene la mia spalla, questa parte qua. Qui è il mio scalfo, ok. E aspetta che te la faccio vedere così. Benissimo. Questa parte qui, che è di 11 centimetri circa, mi va bene per la mia spalla. Ho deciso di fare una scollatura. Per quanto riguarda me, ho scelto di fare una scollatura di 14 centimetri e la farò larga. Adesso vediamo, non è ancora scelta. Qui ho 5 centimetri, non so se mi basterà. Per ora non andiamo a guardare quello, per ora andiamo a fare ancora, per quanto mi riguarda, 4 giri. Sul quinto giro io farò la scollatura, che poi è semplicissimo. Io lo dico adesso per le esperte: la scollatura è praticamente un finire il giro nella parte in cui ti occorre, quindi in questa parte, finisci il giro in questa parte, perché questi sono i centimetri che ti servono per la scollatura, non lavori più su questa parte, ma lavori soltanto da questa parte, che è fino ad arrivare nella parte dietro. Il dietro non si tocca, rimane così, ok? Quindi io mi sono fermata prima e ho lavorato da questa parte in avanti e andrò avanti fino a trovare la metà del mio corpo. È molto semplice. Per te invece che stai iniziando, no? Quindi magari sono le prime volte che lo fai, aspettami, perché io adesso andrò a fare i miei 4 giri, poi ti faccio vedere come cambiare il colore e come iniziare a fare lo scollo, fermo restante che io ho già fatto questa parte, ok? Io ti farò vedere questa parte qui, ma basta semplicemente cambiare il colore dopo 5 giri che ho fatto, dopo 6, a seconda di come piace a te. Io ho semplicemente cambiato il colore dopo 5 giri. Esatto, dopo 5 giri ho cambiato il colore. Se non sai come si cambia il colore, che poi è facilissimo, te lo farò vedere in questo punto. Ecco, come vedi, io sono andata avanti e ho semplicemente mi sono fermata quando sono arrivata alla spalla che a me serve. Arrivata quindi alla dimensione della spalla che mi serve, vedi qui c'è la nostra ascella, questo è lo scalfo, questa è la spalla. Alla spalla che mi serve, se state facendo la prima parte, perché ci vanno parte destra e parte sinistra, in qualsiasi punto potete iniziare, quindi o dal lato diciamo avanti o dal lato dietro, iniziare la scollatura. Io invece che l'ho già iniziata devo rispettare il senso, cioè, ora ti spiego. Vedi, questa sarà la mia parte frontale, quindi è la parte, guardandola indossata, la mia parte destra,
e quindi da questa parte io farò la scollatura in questo punto. Scelgo quindi il tipo di scollatura, la profondità della scollatura che mi occorre, e qui io ho già preso la misura, e quindi cosa faccio? Metto un segnapunto, come vedi. Allora adesso qui lo tolgo perché mi serve metterlo dalla parte opposta. Io voglio che la mia scollatura sia profonda, allora 1, vediamo un po', sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tris, oltre il primo che non ho calcolato, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tris. E in questo punto, quindi tra il settimo e l'ottavo, metto il segnapunto. Quindi mi rimane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esattamente come qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, più ovviamente la parte iniziale. Ma questo è un calcolo tutto mio, ok? Per il mio progetto. Tu lo potrai fare più o meno scollato in base alla misura che stai scegliendo. Detto questo, allora io il filo ce l'ho agganciato nel dietro, sono al 1, 2, 3, al quarto giro, quindi io faccio 5 giri e poi cambio i colori al quarto giro, quindi faccio il mio quinto giro e mi fermerò non più in cima, ma mi fermo dove ho messo il segnapunto, esattamente qui. Quindi parto con la lavorazione dove ho lasciato il mio filo, ok, e finisco il mio quinto giro color jeans. Quindi una catenella, giro, ne faccio altre 2, poi qui ho la partenza con una maglia alta e allora devo fare un tris, giusto? Oramai lo sappiamo, in totale devono essere 3, compreso, mi sono dimenticata che qui siamo troppo vicini. Ok, 1, 2 e 3. Se vuoi, nella terza, quindi in cima, metterai il tuo segnapunto. E ora lavorami tutta la parte come se nulla fosse, ok? Quindi in tutti gli spazi mi farai un tris, nell'angolo ovviamente mi farai il tuo angolo. Stessa cosa farai l'angolo anche dalla parte opposta, di angoli ne abbiamo 2 e sono sempre 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, e poi ci fermiamo qui. Come vedi, sono partita da questa parte, ho fatto tutto il mio giro e mi sono fermata dove ho messo il segnapunto che mi diceva stop, perché qui non devi più lavorare, perché questa parte sarà l'apertura della mia scollatura. E mi sono fermata con, vedi qui c'è il tris dove c'è il segnapunto, ho messo una sola maglia alta e ho già fatto 1, 2, 3, 4, 5 giri con il mio color jeans, quindi devo cambiare il colore e ora lo cambiamo insieme. Innanzitutto vado a prendere il mio bianco, perché faccio bianco, verde e bianco. Quindi questa è l'ultima maglia che ho lavorato, qui non lo lavoro più, quindi in poche parole questa parte non la calcolare più. Da qui in poi tu inizierai e finirai il giro. Ritorno un attimo indietro a questo punto, quindi rientra nello spazio e qui abbiamo detto che faremo una sola maglia alta, ma non la concludo. Ho 2 asoline, prendo il bianco, lo faccio passare all'interno e chiudo così. Prendo il filo blu e quello bianco e chiudo bene insieme in questo modo. Ok, adesso qui ho preso tanta codina, proprio tanta, va bene.
Allora, che cosa faccio adesso? Io faccio semplicemente una torsione dietro tutti i fili, tenendo ovviamente quello che lavorerò, che è quello attaccato al gomitolo. E ora vado a fare uno, giro il lavoro, 2 e 3 catenelle. Ok, poi qui ovviamente andrà chiuso bene con ago e filo, rimarranno tutti i fili, noi lo chiuderemo bene con ago e filo. Ok, allora qui avevamo una maglia alta e andiamo a fare il nostro tris, quindi 2 e 3, e puoi tagliare il filo blu. Lascia la codina che ti servirà poi per nasconderla, ok? Con l'ago e filo. Ok, e procedi. Procedi come se nulla fosse stato. Quindi io praticamente sto lavorando da questo punto, questo non lo lavoro più, da questo punto tutto intorno fino ad arrivare dietro sulla schiena. Ok, faccio tutto il giro e poi cambiamo di nuovo il colore del filo. Dopo aver fatto il giro in bianco, per quanto riguarda me, scelgo il verde. Come prima non ho chiuso il mio ultimo punto, lo chiudo con il verde. Faccio un giro intorno al filo portante, ok, in questo modo, e poi tiro su una catenella, giro il mio lavoro, altre 2 catenelle per completare il mio primo punto alto, e visto che sotto abbiamo solo una maglia alta, entro e ne faccio altre 2, perché vuol dire che dobbiamo partire con il gruppo da 3. Ed eccoci qua, pronti a ripartire con il giro verde. Tutto uguale, ok? Tutto identico. Fate l'angolo, la parte sotto, la parte avanti e vi fermerete proprio sopra questo punto. Esattamente, qui farete il tris e qui nella prima delle 3 catenelle farete il punto alto, come abbiamo già fatto proprio per l'inizio e fine di ogni giro. Poi cambiate e andate a scegliere l'altro colore, per quanto mi riguarda diventa bianco, e poi andiamo a cambiare un'altra volta. Vedi, qui lo vedi già fatto. Noi siamo a questo punto, dobbiamo cambiare di nuovo e poi dopo iniziare a fare altri giri che vi portano ad avere la misura della metà parte del vostro metà corpo, ok? Quindi dobbiamo arrivare alla metà del corpo. Andate avanti in base alla vostra taglia, a quello che vi occorre. Semplicemente voi cosa fate? Ogni tanto, quando fate qualche giro, posizionatelo in questo modo, la vostra meraviglia, la posizionate in questo modo, mettete 2 marcapunti qua sopra, uno qui e uno qui, e lo provate in modo tale da poter vedere se siete arrivati a metà del vostro corpo o no. Nel caso in cui no, siete già arrivati, vi fermate e aspettatemi che così vi spiego. Nel caso invece in cui non siete ancora arrivati, continuate a fare i vostri giri, eventualmente cambiando o no i colori in base a quello che voi avete scelto. Ci vediamo quando siamo arrivati tutti alla metà del nostro corpo con il primo e il secondo pezzo. Allora ti faccio vedere. Quando tu avrai realizzato i 2 lati, quindi una parte che è quella della parte sinistra o destra e l'altra parte,
Dobbiamo unire la schiena. La prima cosa che dobbiamo pensare è l'unione della schiena. Quindi ovviamente tu avrai già provato, metti dei segnapunti e prova a vedere se sei arrivata alla metà del tuo corpo, tenendo conto che adesso faremo una chiusura dove andremo a fare ancora un punto, quindi una riga che sarà di circa 1 centimetro circa. Aspetta che te lo dico, caspiterina, 1 centimetro. Quindi andremo ad aggiungere questo centimetro di riga di tris che ci servirà da chiusura sulla schiena, in modo tale da non mostrare troppo la nostra chiusura. Quindi prima cosa che andiamo a fare è chiudere la schiena. Le spalle ancora sono da chiudere, intanto chiudiamo la nostra schiena. Come vedi, quello che tu vedi è il dritto e questo è il rovescio. Si intravede poco il dritto e il rovescio, ma lo riconosci, la parte che ti piace di più è il dritto. Allora ciò che dobbiamo andare a fare è lavorare la parte sul dritto e quindi capovolgiamo il nostro lavoro in questo modo. Quindi abbiamo la nostra schiena in modo tale da permetterci di lavorare nel modo corretto. Prendiamo il nostro filo, io aggancerò sempre con il jeans, e andiamo a fare una riga supplementare come chiusura al nostro lavoro. La prima cosa che ti chiedo è agganciare il filo, quindi dalla parte verso di te, quindi questo lato. Prendi il tuo filo, lo porti all'interno dell'angolo, che dopo diventerà un ex angolo, fai una torsione con il filo corto, prendi il filo e lo porti dentro. Per agganciarci ancora meglio, rientra nello stesso angolo e fai una maglia bassissima. Hai agganciato a perfezione il tuo filo. Ora, quello che devi fare col filo portante, ovviamente, cioè quello che va al gomitolo, è fare 1, 2 e 3 catenelle. In realtà ne farai solamente 2 anziché 3, perché quel punto che abbiamo fatto mi dà uno spessore di una catenella, quindi ne bastano 2, ma fai conto di averne fatte 3. Poi vai nell'angolo opposto, entra da dietro, prendi il filo, lo porti all'interno e fai una maglia bassissima. Abbiamo agganciato un lato con l'altro. Ora filo sull'uncinetto, entriamo come se nulla fosse nello spazio che troviamo e andiamo a fare le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Ora vai nello spazio opposto, quindi a specchio, vedi, nello spazio dalla parte opposta, entra da dietro, questo è il davanti, entra da dietro e fai una maglia bassissima. Filo sull'uncinetto e vai a fare le 3 maglie alte nello spazio sul lato verso di te, ok? E sono 3 maglie alte che vai a fare. Poi vai nello spazio dalla parte opposta, libero, vedi questo l'abbiamo già bloccato, quindi quello libero, e vai a fare una maglia bassissima e vai avanti così facendo le 3 maglie alte e dalla parte opposta una maglia bassissima. Vedi, qui l'abbiamo già chiuso, andiamo qui, maglia bassissima. Ok, e continua così. Ti faccio vedere com'è il risultato. E questa sarà la nostra chiusura.
procedi in questo modo fino a chiudere completamente la tua schiena. Sono all'ultimo punto per quanto mi riguarda. Nell'ultimo punto, guarda, vedi, io qui ho fatto una sola maglia alta, quindi devo farne 3 e quindi mi comporto nello stesso modo. Andrò a fare 1, 2 e nella terza 1, 2 e 3 dall'uncinetto entro, e questa devo entrare qui, sì, ok, faccio la terza, poi vado nell'ultima dalla parte opposta e in testa, quindi 1, 2, 3 nella terza, chiudo con una maglia bassissima, in questo modo, qua. Non mi resta che tagliare il filo. Prendo il filo, lo porto dentro e tiro. E ora ti mostro la chiusura della schiena. Sempre se riesco a metterlo bene. Eccolo qua. Benissimo, adesso dobbiamo chiudere la nostra spalla. La spalla io la chiudo ad ago, quindi la cucirò. Se invece tu preferisci cucirla ad uncinetto, puoi farlo senza problemi. Per quanto mi riguarda la cucirò, quindi mi metto in posizione a rovescio, metto a rovescio il lavoro, ok? Quindi giro il lavoro. Questo è il dritto, questo è il rovescio, posiziono le due parti e preparo il mio ago. Ok, la cucitura d'ago, vabbè, la conoscete meglio di me, quindi non sto certamente ad insegnarvi nulla. Io blocco il mio filo. Tra l'altro, invece, quello che vi voglio dire è bloccarlo nella prima maglia alta in basso. Ok, quello sì che ve lo posso dire. Bene, e stessa cosa faccio dall'altra parte, in basso. E poi vado semplicemente a prendere punto con punto. Senza tirare troppo il filo. E continuo così per tutta la mia spalla. La mia aiutante preferita, non è vero, lei è sua sorellina, lei è Luna, la sorellina invece di là, ma lei è sempre appiccicata a me, quindi con la mia aiutante Luna e con voi, intanto abbiamo finito la prima versione, quindi praticamente io cosa ho aggiunto? Semplicemente dopo aver chiuso le spalle, ho fatto una catenella di circa 200 catenelle per quanto riguarda me, ma è in base ovviamente alla vostra maglietta, non so come chiamarla, se canotta, gilet, non lo so. E senza né rifiniture né niente sono arrivata alla prima versione, quindi praticamente la prima versione è questa e ovviamente questo è il retro. Non è ancora stirato, non è ancora niente, c'è ancora una codina da mettere a posto, però solo per farvi vedere qual è il primo passo. Da qui invece andremo a fare
un'altra versione. Ora questa è cortina, vedete se arriva proprio ai fianchi, provate a immaginarla così, però più lunga. E adesso vi faccio vedere proprio come allungare questa versione, ok? In modo tale da, per chi lo desidera, avere una canotta o un gilet o una maglietta, perché basterebbe cucire questa parte e diventa una maglietta. E come allungarlo? Lo facciamo insieme e sempre con Luna, che ovviamente lavora più di tutti. Dicevo, con questa fila di catenelle l'ho incrociato semplicemente inserendole nei vari fori. Vedete, l'ho incrociato e poi l'ho chiuso in questo punto, lasciando la parte sopra, ma volendo potete arrivare fin sopra all'inizio dello scollo. Così, semplicemente. Bene, abbiamo visto quindi la prima versione, cioè quella semplice, senza nessun tipo di rifinitura, quella veloce veloce, con la catenella che viene incrociata sul davanti per chiudere la parte avanti, o volendo potete mettere dei bottoncini, o volendo ancora cucire la parte avanti in modo tale che sia una canotta. Ma adesso proseguiamo invece, andiamo a vedere come realizzarla un po' più lunga, quindi come allungarla. Andiamo a vedere come si fa. Intanto disfo la mia catenella, che come vedete è semplicemente un incrocio. Ecco, queste erano le mie 200 catenelle. Come allungare la nostra maglietta, canotta, gilet. Allora, innanzitutto inseriamo l'uncinetto nella metà, più o meno qui abbiamo 2 catenelle, quindi diciamo al centro del, possiamo anche metterlo decisamente qui, mettiamolo al centro così, non vi preoccupate perché abbiamo solo 2 catenelle, quindi voi direte ma quella più verso destra o quella più verso sinistra? Andiamo dentro, così, così ci evitiamo ogni tipo di problematica. Intrecciamo dietro e poi tiriamo su una catenella, io rientro dentro per bloccare bene il filo e poi faccio una maglia bassissima. Ok, fatto questo tiro su solo 2 catenelle. Sapete che quando inizio così questo mi fa spessore di una catenella, quindi ne metto solamente 2. Passo adesso in questo spazio. Allora partiamo dal presupposto che io ho 1, 2, 3 e 4 giri di jeans, quindi vado a fare il quinto perché io ne faccio sempre 5, 1, 2, 3, 4, 5. E quindi siamo partiti con le 3 catenelle, nel mio caso 2 più l'inizio, e poi andiamo a fare i nostri tris. Praticamente dovete semplicemente lavorare come avete sempre fatto, rispettando diciamo, i giri di colore che voi state scegliendo, che voi state utilizzando come cambio, ok? Quindi in base al punto in cui siete cambiate il colore o rimanete col colore che avete scelto di base. Andiamo avanti così fino al centro, dove vi indicherò come fare. Quando arrivate nel centro, questa è la schiena, quindi nella parte centrale, vi ritroverete con 2 ex angoli e una maglia qui centrale. Allora, in questo caso io faccio in questo modo: entro nel primo spazio e faccio una maglia alta, allora guardami, spazio che è l'ex angolo, maglia alta, qui è l'altro ex angolo e qui in mezzo c'è una maglia, quindi dove c'è la maglia faccio una maglia alta, quindi 1 nell'ex angolo, 2 dove c'è la maglia,
vedi? Quella che divide un angolo dall'altra e uno dove c'è l'ex angolo. Quindi avremo le 3 maglie alte inserite in questo modo e poi proseguiremo andando in questo spazio. Volendo potete anche fare, andate decisamente, mi saltate questa maglia, andate in questa maglia qui che precede l'ex angolo sulla sinistra e mi fate le 3 maglie alte qui, 1, 2 e 3, e poi ovviamente mi saltate questo ex angolo e andate nello spazio successivo, 2 e 3, a seconda di come vi piace di più. Quindi in questo modo le abbiamo raggruppate esattamente come qui, nell'altro modo forse si nota un po' di più. Io mi sa che lo lascio proprio così. Poi proseguite, io praticamente era questo lo scoglio che volevo farvi vedere e come ripartire. Come partire l'abbiamo visto insieme. Nella terza, scusatemi se vi mette, allora, nella terza, che quindi 1, 2 e 3, mettete sempre il vostro segnapunto, perché qui che terminerà il mio lavoro, finirà il mio lavoro nel giro successivo. Quindi siamo partiti con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e questa è la terza delle 3 catenelle. Finirò in questo angolo con una maglia alta. Ovviamente tornando indietro vale il discorso che abbiamo fatto sempre per iniziare e per finire. Ho finito il mio primo giro dell'allungamento, vado quindi come detto nell'ex, quello che diventa adesso un ex angolo, e faccio una semplice maglia alta. Poi io adesso devo cambiare il colore perché ho già 5 giri, ma a prescindere da quello vi faccio vedere come tornare indietro. Ve lo ricordo più che altro, anche se non serve. Una catenella, giro il lavoro e faccio altre 2 catenelle, totale 3. Accanto, proprio nel primo spazio, vado a fare le 2 maglie alte. Totale ne abbiamo sempre 3. Nella terza tu metterai un segnapunto e poi continui, ok? Quindi qui mi vai a fare tutti i tris. Quando finisci, ovviamente finisci come hai iniziato, quindi con le 3 maglie alte. Nel giro successivo avrai solo una maglia alta, quindi un giro con 1, un giro con 3, un giro con 1, un giro con 3, cambiando il colore dove devi cambiarlo. Ovviamente in questo caso io devo cambiare proprio qui, quindi torno indietro e ci ritroviamo quando abbiamo raggiunto la lunghezza che a noi piace e a noi serve. Dopo aver raggiunto la lunghezza che a me va bene, che a me è sufficiente, sto andando a fare la rifinitura. Tutto intorno al mio, chiamiamolo adesso cardigan, non so ancora dove andrò a finire, tutto intorno al mio cardigan semplicemente con delle maglie basse. Quindi cosa farò? Per ogni maglia, come vedi, mi sono fermata per registrare, per ogni maglia per ogni maglia alta sto facendo una maglia bassa e sto andando avanti così per tutto il perimetro. Quindi farò tutta la parte sotto. Quando arriverò nell'angolino mi fermerò e vi faccio vedere nell'angolo sotto come girare. Ok, sto arrivando dove c'è il mio angolino, quindi come vedi sto lavorando una maglia bassa su ogni maglia alta. Questa è l'ultima maglia che ho e poi devo girare sull'apertura avanti, quindi io entro nell'ultima maglia e faccio 3 maglie basse che mi occorrono per girare, quindi 2 e 3,
tutte e tre nella stessa maglia, ok? Quindi adesso posso girare il lavoro e mi ritroverò sull'apertura avanti, quindi non ho più le maglie alte come qui, ma ho le maglie messe in modo orizzontale. Quindi cosa faccio? In ogni maglia orizzontale entro, quindi lascio le 3 maglie basse, entro nella maglia orizzontale, nel frattempo nascondo il filo e faccio 2 maglie basse in ogni maglia. Vediamo se riesco a non farti ballare ancora. 2 maglie basse in ogni maglia orizzontale, quindi poi vado in quella a fianco e ne faccio 2. Nel frattempo nascondo il filo, vado in quella a fianco, vedi questa, entro e vado a farne 2, vado in quella a fianco, 2, e poi riprendo a fare una maglia bassa su ogni maglia bassa. Allora qui ho provato a inserire il filo all'interno, ma non mi piace, quindi questo filo poi lo toglierò da dentro. Non mi piace perché si vede moltissimo, quindi questo io torno indietro fin dove si può, non mi serve questo, fin dove si può. Ok, quindi qui posso ancora tenere il blu poi lo lascio da parte, provo a nascondere solamente il bianco 1 e 2, poi tolgo il bianco e provo a nascondere solo il verde 1 e 2, tolgo il verde, poi questi dovrò toglierli ad ago, cioè nasconderli ad ago 1 e 2, ecco, così va già meglio, invece prima, poi questi qui li nasconderò ad ago e poi vado nell'angolo e ne faccio una soltanto e proseguo a fare una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare alla scollatura. Arrivati alla scollatura abbiamo 2 opzioni, non 3, 2 opzioni. Allora, la prima è mantenere l'angolo e quindi per mantenere l'angolo basta semplicemente fare come abbiamo fatto nell'angolo precedente. Quindi questa è l'ultima maglia, entro e vado a fare 1 per girare, 2 e 3, in questo modo. E poi vado sul lato e lavoriamo le maglie come vi ho mostrato prima. Queste diventano orizzontali, quindi sono 2 maglie basse per ogni stanghettina della maglia alta, ok? Facendo in questo modo rimane il nostro angolino e quindi sulla terza, che è questa, aspettatemi, sulla terza maglia bassa 1, 2 e 3, questa è la terza, se non vado errato, 1 no, sulla seconda maglia bassa, non la terza, aspettate che vedete, meglio mettere un segnapunto, quindi ok, abbiamo fatto, questa è la prima, questa è la seconda, è qui che metteremo il segnapunto, e questa è la terza. Sulla seconda metteremo il segnapunto, così, in questo modo, e poi giriamo il nostro lavoro, andiamo sulla stanghettina e lavoriamo 2 maglie basse per ogni stanghetta della maglia alta messa in orizzontale. Che cosa succederà? Che
quando io devo fare il secondo giro, se mai dovessi farlo, il secondo giro dove c'è il segnapunto farò di nuovo 3 maglie basse, ok? E in questo modo avremo il nostro angolo. Ma se non vogliamo che sia un angolo questo, quando farete il prossimo giro non fate aumenti, quindi nella seconda non farete 3 maglie basse, ma farete una maglia bassa per ogni maglia bassa, e lui tende a diminuire l'angolo che possiamo avere qui, ok? Diminuisce proprio la forma dell'angolo, si arrotonda, in poche parole. Io adesso vado avanti in questo modo, quindi vi ho fatto vedere i punti salienti. Se c'è qualcos'altro rientro in registrazione, altrimenti io vado avanti con i miei giri di maglie basse tutto e per tutto il perimetro. Non so quanti giri farò, ve lo faccio vedere dopo. Probabilmente, non è sicuro, dipende dalla fantasia che mi viene, farò qualche giro di maglia bassa bianco, poi verde, poi bianco per riprendere il disegno, forse sì, forse no, ve lo faccio vedere eventualmente dopo, ok? Intanto procedo col mio lavoro. Allora, aggiorno un attimo l'andamento del mio cardigan. Dunque, quello che ho fatto è negli angoli, quindi 1, 2, 3 e 4, non ho fatto aumenti, ma semplicemente ho lavorato le maglie basse, una su ogni maglia bassa dell'angolo, ok? Quindi tranne il primo aumento in questo caso, per il resto ho semplicemente lavorato tutte maglie basse e continuerò così. Qui abbiamo la bordura, come vedi solo una maglia bassa su ogni maglia bassa, e poi abbiamo la parte qui che ho fatto la stessa cosa, quindi praticamente ho preferito arrotondare gli angoli, quindi non ho fatto aumenti, ma ho lavorato semplicemente una maglia bassa su ogni maglia bassa, così mi si è arrotondato un pochino. Ma in questa parte qua, vedi dove iniziava, qui praticamente c'è un angolo anche qui, ho preferito stringere sia in questo punto e sia in questo punto. Come ho fatto? Praticamente lavorando 3 maglie basse in una soltanto. Vi voglio far vedere come si fa nel caso in cui non sappiate. Ovviamente io sono qui e non sono qua su, però quando arrivo a questo punto, non ho l'uncinetto, ah sì, è qua. Quando arrivo in questo punto qui, vedi che qui abbiamo le 3 maglie basse che si uniscono insieme, io lavoro 1, 2 e 3 insieme in questo modo. Fai finta che io sono lì. Aspettami, fai finta che io sono proprio in questa posizione. Quindi prendo la prima, che è questa, la seconda e la terza, quindi la prima, la seconda e la terza, e le chiudo tutte e 3 insieme, ok? In questo modo. E in questo modo che cosa ho fatto? Ho fatto in modo che giri, perché altrimenti qui si forma un'ondina, quindi non viene molto bene, ok? Se me lo fai, se mi lavori una maglia su ogni maglia bassa. Quindi qui ho fatto delle riduzioni e anche qui, quindi 3 maglie chiuse insieme. Ho voluto fartelo vedere. Ora ancora ho fatto, vediamo, 1, 2, 3 giri di maglie basse. Ho fatto soltanto 3 giri, vado avanti ancora, sono ancora indecisa se puntare e a fare un giro con il bianco, il verde e il bianco. Mi sa che faccio una prova e poi vediamo se mi piace l'effetto. Allora, ho provato a fare un campione per vedere
con un bordo così se poteva piacermi. Sono talmente indecisa e quando sono indecisa a quel punto mi piace, però non so se poi in tutto il perimetro mi piacerà e quindi io proseguo semplicemente con il blu. Sì, procedo con il blu, però ecco, volevo farvelo vedere perché sarebbe carino anche così. Sono molto indecisa, molto, vorrei sentirvi in questo momento per capire se secondo voi come potrebbe venire con un bordo così. Non lo so, ci penso ancora un attimo. Allora, in uno degli ultimi giri che sto facendo della bordura, ho fatto queste asoline per poter mettere i bottoncini. Come si fanno queste asoline? Ve lo faccio solo vedere perché allora voi fate tutte le maglie basse, poi fate, per esempio, io ho fatto una catenella da 2 perché mi basta per questo bottoncino, quindi ho fatto l'ultima maglia bassa, poi ho fatto 2 catenelle, ho saltato 2 maglie di base e ho continuato, ho fatto 10, se non ricordo male, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 maglie basse, poi di nuovo 2 catenelle, salto 2 catenelle e vado avanti così per quanto voglio che siano separati un bottoncino dall'altro. Nel giro successivo ovviamente recupero dove ci sono le 2 catenelle, faccio le 2 maglie basse e così praticamente rimangono le asoline. Ho fatto questo perché voglio mettere i bottoncini, quindi mi rimarrà, vedi, adesso io sono qui, mi rimarrà così. Dopo semplicemente cucio il bottoncino sulla parte del cuore, le asoline da donna, se è maschile questo perché può essere anche maschile, se è maschile ovviamente le asole me le fai sulla destra e i bottoni li attacchi sulla sinistra. Se invece è femminile le asole vanno sulla destra e i bottoni li attacchi sulla sinistra, i bottoni dove c'è il cuore, ok? Quindi io vado avanti così, dov'è l'altra asolina? Era qua, ok, vedi qui devo recuperare ancora la mia maglia, l'ultima è qua su in alto e vado poi a cucire i bottoncini, ok? Ho voluto solo farvi vedere cosa poi sto facendo e come fare le asoline. Per realizzare la manica semplicemente io mi aggancerò, adesso questa l'ho già realizzata, mi aggancerò nel mio scalfo, ok? In tutto lo scalfo che abbiamo fatto. E io cosa ho fatto? Sono partita ovviamente con i colori, no? Perché qui ho già i 5 giri di color jeans e quindi parto con la parte colorata. Quindi iniziamo da questa parte con il bianco per quanto mi riguarda. Ora dipende da che diametro voi avete della vostra manica, ok? Se è troppo ampia, man mano andremo a restringerla, se mai vorreste restringerla, ok? Dipende da come la volete realizzare. La mia è abbastanza abbondante, difatti ho ridotto il numero dei punti e dopo vi mostrerò in che modo, in modo molto semplice. Intanto partiamo e lavoriamo un tris in ogni spazio tranne che sotto l'ascella. Io sotto l'ascella ho lavorato un tris nel mio angolo da dove parto, quindi qui, e faccio il mio tris quindi sopra l'angolo, poi salto quella dopo l'angolo, la salto e vado in centro a fare il mio tris. Salto questo spazio come ho fatto di qua, salto anche questo
e vado all'interno. Ora dipende da quante maglie avete voi. Se volete stringere, riducete proprio sotto l'ascella di un paio di spazi, ok, proprio sotto l'ascella, altrimenti non importa, voi lavorate tutte le maglie, andiamo in circonferenza, quindi lavoriamo tutta la circonferenza e a quel punto vi faccio vedere poi dopo come stringere. Per il momento tutto ciò che c'è da fare è lavorare un tris in ogni spazio. L'unica cosa differente che io ho fatto è questo, lasciare i 2 spazi non lavorati sotto l'ascella. E poi vi riprendo dopo aver fatto il primo e il secondo giro, quindi il bianco e il verde, perché dal terzo giro vi mostrerò cosa fare per stringere un pochino la manica, a patto che voi abbiate la necessità di stringere. Ho lavorato tutta la circonferenza del mio braccio, ok? La mia manica, vedi? E adesso chiudo il giro, quindi praticamente ho fatto l'ultimo tris, entro nella prima o nella terza catenella, 1 2 1 2 e 3, proprio in testa, entro, prendo il filo, chiudo e posso tagliare il mio filo, perché devo cambiare il colore per quanto riguarda i miei giri. Quindi riaggancio il mio verde e continuo, proseguo così. Allora nel secondo giro, vediamo, aspettatemi, nel secondo giro, come vedi, non ho fatto cambiamenti, quindi il secondo giro è esattamente come il primo, quindi ho cambiato il colore e ho fatto un giro di verde. Il terzo giro invece cambia, perché anziché fare un tris ho fatto un bis, quindi praticamente anziché 3 maglie alte nello spazio ho fatto soltanto 2 maglie alte e da qui in poi procedo con 2 maglie alte anziché 3. Vedi, non c'è più il tris ma c'è solo il bis, ok, da qui in poi. E quindi ecco il motivo per cui la manica va a restringersi, cioè anziché essere ampia quanto avevo scelto di farlo ampio lo scalfo, è andato a diminuire, vedi? Praticamente sono circa 10 centimetri più stretta e è bella ampia come manica, ma a me va bene così come tipo di dimensione. Nel caso in cui vorreste fare la manica lunga, ovviamente semplicemente proseguite così. Se invece volete ridurre ancora di più, allora a questo punto deve saltare qualche gruppo, ok? Quindi saltate qualche gruppo in modo tale che si restringa ancora di più. Io vado avanti con la mia manica e vi mostrerò il risultato.